Cari amici, bentornati qui sul canale di Andrew Riker. Quest'oggi voglio affrontare un argomento nuovo per il canale, quello del collezionismo robotico. Collezionismo robotico che però per il momento non affronto in maniera diretta con un modello da recensire nel vero senso della parola. Piuttosto, come di consueto nella mia programmazione di questi tempi, andando ad analizzarlo sul sito dove viene venduto. Perché faccio questo? Perché purtroppo questo modello al momento non è ancora acquistabile direttamente in Italia, o forse sì. Più tardi vi svelerò un piccolo segreto di Pulcinella, ma magari sicuramente sarà di interesse per chi vuole mettere mano su questo splendido modello. Come vedete dalle immagini, parliamo di un modello relativo al Mazinga Z. Come tutti di voi certamente saprete, perlomeno gli appassionati di questo genere di cose, Mazinga Z è uno dei super robot che abbiamo amato ai tempi della nostra infanzia. Parlo di quelli che sono nati chiaramente nella generazione a cavallo degli anni 70, uno dei super robot che fanno parte della trilogia Nagayana. Cosa significa la trilogia Nagayana? Go Nagai è stato il creatore, ovvero il disegnatore, l'ideatore e quello che ha realizzato in totos l'anime, in pratica il cartone animato di Mazinga Z. Mazinga Z, a cui poi si sono aggiunti nel tempo il grande Mazinga, Grandizer, che qui in Italia abbiamo conosciuto come Goldrake, e molti altri. Questo Mazinga Z è proposto dalla Hachette Japan. Hachette sicuramente la conoscete tutti, è un editore famoso a livello mondiale, presente anche in Italia, dove però magari lo conosciamo per altre opere, magari più legate al settore automobilistico che a quello robotico, mentre in Giappone ha già proposto diverse collezioni interessanti. Cito una per tutte, chiaramente citando quelle che io gradisco di più, quella dell'F-14 Tomcat, che io purtroppo non sono riuscito a fare, che però era sicuramente molto interessante perché parlavamo anche lì di un modello di notevoli dimensioni. Perché questo Mazinga Z proposto dalla Hachette Japan è degno di nota? Perché contrariamente a quello che abbiamo visto finora nel panorama del collezionismo robotico, in particolare il collezionismo relativo ai robot ispirati a Mazinga Z, questo sicuramente li batte tutti per le proporzioni e soprattutto per le dimensioni che sono veramente molto generose. Parliamo, come potete vedere qui da questa immagine, di ben 75 cm di altezza, un qualcosa veramente di spettacolare. Che io sappia non c'è un modello di robot di Mazinga Z più alto di questo al momento. Poi magari quelli più ferrati di voi mi potranno correggere, perché ripeto, io ho cominciato a collezionare questi tipi di robot molto di recente, quindi ancora non ho una vasta esperienza. Però guardando i vari canali a tema che già esistono qui su YouTube, in particolare quello dei robotti del giornalista, che saluto e che ringrazio per tutto l'aiuto che mi ha dato nell'apertura anche del canale, da quello che ho visto dai loro filmati, io non ho mai visto un Mazinga Z di queste dimensioni. Ma non sono solo le dimensioni a rendere questo modello interessante. Come qualcuno di voi avrà già visto, qui di lato c'è una slideshow che mostra alcune caratteristiche del modello, alcune caratteristiche veramente interessanti e inusuali, soprattutto alcune. Quali sono queste caratteristiche? Beh, innanzitutto diciamo che non sarà il solito robot posizionabile che non fa praticamente nulla, no?
avrà delle funzioni un po' più attive. Alcune di queste non si erano mai viste in precedenza. Diciamo innanzitutto che queste dimensioni così generose sicuramente hanno permesso di creare alcune caratteristiche interessanti. La prima di cui voglio parlare è sicuramente questa che scorre adesso in alto, ovvero il jet builder, l'aliante slittante, è completamente rimovibile ed ha la cabina ispezionabile. In pratica è possibile vedere il pilota al suo interno, ovvero Koji Kabuto, che qui vediamo anche qui riprodotto in piccolo. Direte voi perché l'hanno messo qui in piccolo? Solo come paragone per far vedere le misure del robot? Sì e no, nel senso che in realtà sono previsti tutta una serie di accessori per questo modello. Uno fra tutti è proprio il Koji Kabuto piccolino in miniatura da mettere lì a fianco, ma ne sono previsti anche molti altri che adesso poi scopriremo. Un'altra caratteristica interessante, oltre all'aliante slittante rimovibile eccetera, è sicuramente un utilizzo molto intensivo dei LED. Infatti questo modello, oltre alla solita accensione degli occhi tramite LED che già abbiamo visto magari in altri modelli meno grandi, ha la possibilità di accendere anche il petto, credo che in inglese questo sia il breast fire se non sbaglio, e questo lo rende molto, molto interessante. Ma sicuramente quello che lo fa diventare unico, eccolo qua, riproduce l'arma che nella versione italiana era chiamata raggio ciclonico, ed è veramente un qualcosa di nuovo per il mercato del collezionismo robotico, perché finora le dimensioni dei precedenti modelli di Mazinga Z proposti dalle varie case, chiaramente per questioni anche di dimensioni, non era in grado di contenere nessun meccanismo in grado di riproporre quest'arma. Questo modello della Shet Japan invece è in grado di farlo, quindi lo renderà veramente unico per qualsiasi collezionista amante del Mazinga Z. Andiamo adesso a vedere più in dettaglio qualche immagine. Da qui possiamo vedere quelli che verranno probabilmente forniti come accessori aggiuntivi. Io chiaramente non vi so leggere il giapponese, purtroppo, quindi non vi saprò dare una traduzione esatta, però cercherò di interpretare quello che vediamo nelle immagini. Qui c'è un foglio che probabilmente, no un foglio, anzi una specie di scatolina che probabilmente conterrà le parti aggiuntive che verranno date con questa collezione. Quindi sarà utile magari per non perdere niente, visto che sono magari pezzettini più piccolini, no? C'è, come dicevamo, il Koji Kabuto in riproduzione chiaramente ridotta, però diciamo dovrebbe essere in scala con il modello proposto da 75 cm. Qui ci sono modelli del personale addetto alla manutenzione, non colorati purtroppo. Questo magari io spero che nella versione definitiva vengano dati con un minimo di colore, perché così sono un po' troppo anonimi. Le varie motociclette, no? Pilotate da Koji Kabuto, vediamo qua, questa è quella di Sayaka se non ricordo male. Qui ci sono ancora degli altri tecnici che vengono forniti. Qui abbiamo una maschera sostitutiva per la faccia del modello, ovviamente. Questa è una delle armi. Questo è l'orologio, anzi la riproduzione dell'orologio indossato da Koji. Probabilmente è indossabile, sembra abbastanza fatto bene, vediamo un po' se è possibile vederlo un po' ingrandito, eccolo qua. Sì, diciamo che è abbastanza fedele a quello che abbiamo visto. C'è questo dispositivo a decollo verticale che sinceramente non ricordo, forse era un mezzo di collaudo dell'aliante slittante, adesso non ricordo bene. C'è il jet builder,
e il Jet Scramble. Come dicevamo, queste parti probabilmente saranno da acquistare separatamente, quindi non verranno fornite con il kit standard acquistabile, ma dovranno essere probabilmente ordinate a parte. Qui possiamo vedere una figura completa. Oh, ecco, questa è un'altra cosa interessante. Con questa opera verrà fornito anche questa mega basetta di appoggio, che probabilmente sarà in grado anche di contenere alcune parti non utilizzabili, diciamo montate direttamente sul robot. Come vedete sarà possibile creare una specie di piccolo diorama del tutto, con delle luci che andranno ad illuminare il modello. Ora adesso io non vi so dire se questo, diciamo, questa specie di rampa su cui fare la manutenzione al Mazinga Z sia fornita di serie o meno, però comunque sia sicuramente facendo una collezione di questo genere sarebbe il caso di acquistarla, anche se venisse proposta a parte, perché comunque sicuramente darebbe molto più risalto al modello, in quanto è possibile tenerlo tutto ordinato, e poi come dicevo prima dà una partenza di diorama, quindi da una certa sensazione di vita, no? Nel vedere l'oggetto con queste piccole miniature dei vari personaggi eccetera. Come vedete può contenere anche le varie versioni del Jet Scrander dietro, può contenere un secondo aliante, no? La versione quella a razzi. Qui viene detto che ancora che è alto 75 cm. Qui vengono date alcune altre caratteristiche relative al modello del cartone animato, quindi non del modellino. Viene detto che il robot è alto 18 metri, peso corporeo 20 tonnellate, velocità di camminata 50 km/h, velocità di marcia 360 km/h, massima velocità sott'acqua 20 nodi, in volo un Mach 3 quando è combinato con il Jet Scramble, forza della presa quindi 150 tonnellate, quindi la mano può stringere con una forza di 150 tonnellate, la potenza di salto lo fa arrivare a 20 metri, ha una potenza di 650.000 cavalli, materiale del Super Lega Z, e l'energia è chiaramente l'energia fototonica. Adesso qui invece riportano le caratteristiche del modello: è alto 70 cm, 90 con l'espositore, quindi con tutta la basetta eccetera eccetera. La larghezza sarà di 28 cm, ma con le ali arriverà a 63. Il materiale è zinco presso-fuso, acciaio inossidabile, resina ABS, resina PVC ed altri materiali. Quindi diciamo che a livello di materiali sicuramente il prodotto promette bene. Dalle immagini che vediamo qua sembra anche di ottima fattura a livello di impatto estetico, sicuramente i colori sembrano diciamo azzeccati. Ovviamente non è un anime color, quindi la colorazione è quella sempre un po' metallica, perché non riporta diciamo il bianco classico che veniva usato a quei tempi nei cartoni animati per indicare le parti metalliche. Però comunque è molto bello da vedere anche quest'uso del blu un po' elettrico, no? Questo blu un pochino elettrico, molto bello. Qui vediamo la foto di Go Nagai, il creatore della serie e di molte altre, come potete vedere anche dai robot che ha sullo sfondo qui della foto. Qui c'è un CD che probabilmente viene fornito con l'opera, io adesso non so, chiaramente non potendo leggere il giapponese, se qui contenga delle istruzioni o se invece contiene degli estratti video della serie. E qui mostra alcune caratteristiche del montaggio, quindi come sono diciamo combinabili le parti, vedete, tra loro. Qui chiaramente c'è il blast fire acceso, ecco qua, qui ripete un po' il tutto. Ecco qua, come possiamo vedere, dice l'uragano dalla bocca è una specificazione, è una specifica elaborata che spruzza acqua sotto forma di nebbia. Ah, ecco, viene simulato praticamente con del vapore acqueo, quindi è presumibile che all'interno conterrà anche un piccolo serbatoietto da riempire.
Qui dice il cervello di Mazinga Z, ventilatori al passaggio del mouse su entrambi le ali ruotano. Adesso non ho capito bene che intende questo per mouse, cioè se l'immagine è questa sul computer o se è anche il modello reale. No, qui non ruota niente, quindi presumo che sia il modello reale. Come vedete dalla proporzione con la mano parliamo di un modello veramente imponente. È possibile vedere i Koji Kabuto all'interno, come vedete. Molto bello, guardate come risaltano bene questi occhi così luminosi, che chiaramente simulano le armi anche, no? Si illumina anche la punta delle corna, che se non ricordo male nell'anime indicava il raggio congelante. Questi sono i pugni a razzo. Dalla foto sembrerebbero illuminati anche questi, però sinceramente è così, si avvicina con le parti in effetto luminoso, quindi saranno illuminate anche la parte, diciamo, della propulsione. Molto molto bello. Questo è un missile. Questa è l'altra versione del pugno, l'Iron Cutter. Questo è il dispositivo anfibio per navigare probabilmente, come dice qua, sott'acqua. Questo è il missile centrale, che avevano un po' tutti i Mazinga poi alla fine. Questo fa vedere proprio nello specifico il missile che è all'interno della pancia. E questo è l'espositore. Un espositore che, come dice qua, ha un'altezza totale di 90 cm, quindi sarà molto molto più alto rispetto al Mazinga Z. Ha dei faretti, dei proiettori qui sotto, vedete? Con il quale sarà in grado di illuminare un po' tutto. Qui ci sono altre due immagini. Vediamo il Jet Scramble, primo modello. Si accendono i propulsori, come vedete anche, quindi è molto, veramente molto molto bello e realistico. Qui riporta un po' di dettagli relativi al cartone animato. Questo era il Dottor Inferno, Barone Ashura. Questo era, se non mi ricordo male, Karate K7. Qui fa vedere alcune parti del fascicolo. Vediamo se ce lo fa ingrandire un pochino. Sì, ci sono alcune immagini della serie animata. E poi chiaramente c'è anche tutta le varie parti che riguardano il montaggio. Spiega come fare per montare passo passo le varie componenti che verranno man mano fornite. Ecco qua, non voglio allungarmi di più su queste cose perché ecco, una cosa interessante da dire che ancora non vi avevo detto, che tutte le varie funzioni luminose e non sono comandate tramite questo telecomando che verrà fornito di serie, quindi senza toccare il modello, tramite l'uso di questi tasti sarà possibile attivare tutte le funzioni comodamente seduti mentre osservate il modello magari esposto in una teca o non so come lo metterete voi. Per le vetrine in senso classico credo che sarà un po' problematico perché per quanto è alto presumo che arrivi a pesare qualche chilo e quindi potrebbe essere un po' difficoltoso metterlo nelle vetrine che hanno dei ripiani solo fatti in vetro. Lì adesso il peso esatto io non lo riesco a ricavare da qui, ma sicuramente viste le dimensioni e visto l'utilizzo del metallo sarà abbastanza elevato, quindi magari prima di metterlo definitivamente esposto in una vetrina assicuratevi che il ripiano sia in grado di reggere il peso. Qual è la cosa però brutta? Il lato, diciamo, amaro di questo bellissimo modello
Il lato amaro è che per il mercato italiano purtroppo al momento ancora è off limits. Infatti questo modello viene proposto da Hachette Japan al momento solo per il mercato giapponese. Quindi per averlo o dovete essere residenti in Giappone o nelle vicinanze, oppure dovete trovare il modo per farvelo spedire in Italia. Farvelo spedire in Italia non è una cosa semplicissima. Ve lo dico perché io ho creato, insieme all'amico Massimo del canale I Robotti del Giornalista, un gruppo Facebook dedicato proprio a questo splendido modello, e in particolare lui, insieme alle sue conoscenze e amicizie che di solito frequentano il suo canale, in particolare con persone che hanno contatti in Giappone. Adesso non ricordo se era stato esattamente Chris o il Koji Kabuto che vediamo nei filmati del canale del giornalista. Uno dei due, comunque, se non ricordo male, ha dei contatti in Giappone, si era un po' interessato, e diciamo è stata trovata una strada maestra per farlo arrivare anche in Italia. Però è una strada maestra che comporta una serie di passaggi e una serie di costi anche aggiuntivi, perché adesso ve lo spiego un po' velocemente. Bisognava fare in modo che qualcuno lì in Giappone facesse degli abbonamenti a nome anche della persona che ordina dall'Italia, ovviamente, e però si faceva avvenire la consegna sempre lì in Giappone. Poi questa persona, una volta accumulati alcuni fascicoli, faceva una spedizione verso l'Italia, il che chiaramente questo ha una serie di costi. Poi oltretutto, se l'ammontare della cifra del valore del pacco che veniva mandato superava un certo valore, c'era anche il rischio poi di incorrere in dazi doganali. Ovviamente questo adesso io non so di preciso se la persona che si incaricava di fare questi abbonamenti in Giappone aveva l'accortezza di spedire ogni singolo pacco che riceveva in maniera da evitare la dogana, in quanto la cifra non era sufficientemente alta per subire i controlli, o se invece per comodità magari raggruppava più pacchi facendone uno più consistente, quindi di valore maggiore, e allora in quel caso ci saremmo potuti incorrere in dazi doganali. Questo adesso non l'ho ben chiarito sinceramente, però vi posso già dire che questa persona per fare questo tipo di operazione si prendeva una certa cifra a scopo cauzionale o per il disturbo, come vogliamo dire. È una cifra abbastanza importante, quindi alla fine il modello veniva a costare parecchi soldi. Se non ricordo male, dal discorso che avevamo fatto andavamo a finire intorno ai 2.000-2.500 euro totali, il che chiaramente lo rende poco proponibile al grande pubblico, perché è ovviamente una spesa molto importante e sicuramente di questi tempi non alla portata di tutti. Però comunque chi veramente fosse interessato e ha la possibilità di comprarlo, io lo invito ad iscriversi al gruppo Facebook che si chiama Mazinga Z Hachette Italian Team Modellismo, come vedete curato sia da me che da Massimo Triulzi del canale dei Robotti del Giornalista, dove sicuramente troverete informazioni maggiori e Massimo vi saprà spiegare più in dettaglio, perché se ne è occupato lui più ampiamente, con quale modalità sarà possibile farlo venire anche in Italia. Noi abbiamo anche sottoposto ad Hachette alcune mail come gruppo, no? Quindi ognuno di noi iscritti ha mandato una mail alla Hachette chiedendo che il modello venga proposto anche qui in Italia. Però ovviamente queste cose, anche se venissero prese in considerazione, prima dell'attuazione pratica ci sarebbe un certo tempo, quindi sicuramente
per chi lo vuole in tempi più rapidi non è questa la via da seguire. Chi lo vuole in fretta deve muoversi subito perché la collezione è partita da pochissimo in Giappone, quindi siamo ancora ai primi numeri, quindi è più facile partire adesso e non rimanere troppo svantaggiati rispetto alla collezione in corso. E poi chiaramente avere la pazienza di aspettare che i pacchi vengano inoltrati dal Giappone verso l'Italia, e che di questi tempi, come ben sappiamo, a causa di tutta la pandemia mondiale per il Covid-19, è diventata un po' una cosa difficile da pronosticare, nel senso che i tempi di consegna possono variare anche di molto. Sicuramente è un acquisto impegnativo, come ho detto non è alla portata di tutti, però a mio parere, a mio modestissimo parere, ma sicuramente ve lo potranno confermare anche i collezionisti robotici più esperti, è un modello particolare. Adesso io non voglio mettermi a fare valutazioni se sia più o meno fatto bene a livello di articolazioni eccetera rispetto ad un modello magari Bandai o un modello King Arts eccetera, di cui chiaramente non ho le competenze al momento per poter giudicare in maniera obiettiva. Però sicuramente a livello come dicevo di dimensioni questo è superiore a tutti gli altri anche nelle funzioni, perché ripeto, quei marchi citati prima, che sono l'elite se vogliamo del collezionismo robotico, non hanno mai proposto alcune funzioni, come ad esempio quella del grande tifone. Ragazzi, dai, a me mi viene da dirlo così perché lo mischio un po' con quello del grande Mazinga, mi perdoni il giornalista per questa mia ignoranza, ma purtroppo, come lui ben sa, io sono più Grandaiseriano, quindi più affezionato di Goldrake, e quindi il Mazinga Z lo ricordo un po' meno. Ciononostante è un modello che piace molto anche a me. Purtroppo io al momento non sono in grado di fare un acquisto del genere. Se Hachette avrà la bontà di cuore di proporlo anche in Italia, sicuramente ci farò un pensierino, perché ripeto, sono sicuro che modelli di robot di questo genere, per noi italiani che li abbiamo conosciuti quando eravamo piccoli, vedendo le prime serie animate giapponesi proposte soprattutto dalla Rai, non possiamo fare a meno di averli, nel senso che ci siamo talmente affezionati, siamo talmente cresciuti con loro, che per noi è un po' ricordare la nostra infanzia, no? Le emozioni provate, anche la passione nel seguire le storie di questi anime giapponesi. Quindi sicuramente l'interesse da parte mia c'è, un interesse grazie al quale vi terrò informati sul gruppo Facebook ed eventualmente anche qui sul canale con un nuovo video nel caso in cui Hachette abbia diciamo la volontà di proporlo anche qui da noi, senza fare questi passaggi diciamo di consegna da un acquirente che poi deve inoltrare oltreoceano per farlo arrivare qui da noi. Bene ragazzi, che dire, per il momento direi che possiamo chiudere qui. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale perché è un gesto che a voi non costa niente, ma l'iscrizione al canale mi permetterà di crescere professionalmente come canale YouTube e quindi di essere in grado di potervi offrire dei video molto più interessanti, molto più specifici ed anche che riguardano argomenti di altra natura, e cercherò di farlo sempre nel migliore dei modi. Però chiaramente ho bisogno del vostro aiuto ragazzi, ho bisogno del vostro supporto che voi potete darmi in maniera completamente gratuita iscrivendovi al canale. Poi se oltre a iscrivervi al canale volete attivare anche la campanella, quello vi consentirà di essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video, quindi non dovrete stare lì costantemente con gli occhi puntati sul canale, ma verrete direttamente avvisati quando uscirà un nuovo video da guardare. Io con questo concludo, voglio fare un ringraziamento speciale a Massimo Triulzi del canale dei robotti del giornalista
per la consulenza e per l'aiuto che mi dà in questo settore del modellismo, ovvero quello del collezionismo robotico. Vi invito ad iscrivervi anche al suo canale perché è veramente ben fatto e molto interessante. E con questo vi do appuntamento alla prossima puntata con un nuovo video e sicuramente in futuro riguarderà anche personaggi del settore robotico. In particolare ho da fare due recensioni. La prima è del Bandai, del Goldrake Bandai SRC, molto carino, molto in versione anime color, e poi del Goldrake della King Arts, della Special Edition, Exclusive Edition. Questo avverrà nell'arco dei prossimi video, non sono ancora in grado di dirvi quando, ma sicuramente lo farò. E quindi testerò anche questa, diciamo, nuova branca del modellismo e del collezionismo. Bene ragazzi, spero di non avervi annoiato troppo, vi ringrazio ancora per la visione, iscrivetevi e buonanotte a tutti, ciao ciao ciao, al prossimo video, grazie a tutti.